Benvenuti in Valutazione Formativa e Apprendimento nei Percorsi Duale, un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. In questo 10° episodio affronteremo il ruolo della valutazione iniziale per dirigere e decidere il percorso di apprendimento all'interno dei percorsi duali e per comprendere ulteriormente il ruolo della valutazione degli studenti nella formazione duale e l'influenza che il processo di valutazione può avere sugli esiti dei percorsi. Oggi con noi sono presenti Alessandro Chiori e Carlo Macale, che ringrazio per la loro disponibilità e l'interesse a partecipare a questo progetto. Volete presentarvi rapidamente, Alessandro e Carlo? Inizierei con Alessandro. Prego, Alessandro. Buongiorno, io sono il direttore generale dell'associazione Knosfap Regione Lazio, che è l'associazione con cui i salesiani fanno formazione professionale in Italia. Nello specifico io coordino, i centri professionali del Lazio, che poi fondamentalmente sono tutti a Roma. Carlo? Io sono docente presso l'Università Niccolò Cusano e docente invitato presso l'Università Pontificia Salesiana e sono un consulente per la progettazione per il centro di formazione professionale ELIS, che è sito sempre in Roma. Bene, allora oggi il tema incrocia diversi sottotemi interessanti e iniziamo con le prime domande, insomma le prime conversazioni attorno a questi temi. In particolare vorrei affrontare con voi un primo discorso e capire come il percorso duale può essere allo stesso tempo un'esperienza di orientamento. Partendo dal fatto che comunque le esperienze di apprendimento al lavoro sono non solo esperienze di acquisizione di conoscenze, di competenze, di sviluppo di sé, ma ci interesserebbe capire, in base alla vostra esperienza, se cogliete anche un'altra sfumatura, ad esempio se un percorso di formazione duale può avere anche una valenza orientativa per gli allievi, quindi confermare la scelta o riorientare la scelta. Qual è la vostra visione, la vostra lettura o la vostra esperienza a riguardo? Iniziamo con Alessandro. Prego, Alessandro. Allora, in generale il sistema duale nel suo complesso, secondo me, rappresenta un'opportunità di orientamento di secondo livello, la intendo io. In un mondo ideale in cui l'orientamento funziona bene, diciamo che nella fase esperienziale che rappresenta il sistema duale, l'orientamento all'interno del sistema rappresenta la puntualizzazione della scelta fatta nel primo livello. Quindi i ragazzi si trovano a doversi orientare all'interno dell'ambito in cui hanno già fatto una scelta. E si rendono conto che poi esistono delle sottoscelte puntuali che potrebbero ingenerare anche uno stato di crisi da questo punto di vista. La crisi io la rappresento, come spesso ho avuto modo di confrontarmi, come in realtà quasi una speranza nell'ambito del sistema duale. Mi aspetto quasi sempre una crisi nei ragazzi, per esempio, di quarto anno che affrontano un apprendistato, perché il modello relazionale, il modello produttivo, i compiti, i tempi e le impostazioni nei quali si ritrovano immersi, se non rappresentano una crisi anche breve magari, purché, seppur intensa, se non rappresentano una crisi significa che non si è innescato, secondo me, quello che dicevo prima, cioè un vero orientamento di secondo livello. E il rischio è che poi la crisi si generi nel momento in cui i ragazzi non possono più fare una scelta e se restano prigionieri, di quell'ambito, di quella scelta, di quella professione, di quel ruolo. Perché poi i tempi a quel punto accelerano molto dal punto di vista delle loro possibilità. E se avviene invece in maniera sana tutto questo processo che io ho in testa, è chiaro che poi l'apprendimento che sostiene poi la scelta diventa, il sistema duale ne rappresenta un rinforzo enorme.
Carlo. Sì, io oltre ad essere d'accordo appunto con quello che ha detto Alessandro, aggiungo che sicuramente il tema dell'orientamento è una, una nuova sfida per il sistema duale, ma soprattutto è una nuova idea per dare dignità a un sistema che nel tempo e culturalmente ancora fa fatica ad avere una propria dignità di carattere, secondo una prospettiva anche pedagogica e non solo legata al mercato del lavoro. E questo soprattutto perché insomma diverse indagini nazionali e internazionali ci dicono, per esempio, l'importanza del lavoro sulle soft skill con diverso dalle hard skill, e le soft skill sono quelle che, o le character skill, in questo momento ora noi entriamo nelle diverse suddivisioni, sono quelle che ci permettono di più di lavorare in sede di orientamento con il ragazzo, quindi il tutor o l'orientatore quando quando si inizia con lui a riflettere anche su quello che sta accadendo in azienda e a scuola, ecco là che inizia il processo di orientamento, che consiste non solo sull'aspetto professionale, no? Che fino a poco tempo fa è stato il grande cavallo di battaglia per difendere la formazione professionale, no? Ma è un orientamento che va ben oltre, no? Va sull'interazione in azienda, va sulla propria scelta di vita, sulla propria storia personale, da dove vengo e cosa vorrò fare dopo. Sono anche d'accordo, insomma, con quello che ha detto prima Alessandro del momento di crisi, no? Perché effettivamente sono momenti in cui il ragazzo o la ragazza può maggiormente prendere consapevolezza della propria scelta, per cambiarla o per rafforzarla. Nel caso appunto per esempio di rafforzarla, ecco, ho scelto l'ambito elettrico dopo appunto una prima formazione, vado a capire in quale ambito del settore elettrico potrei andare a lavorare, no? Indipendentemente poi dalla scelta che può essere sia di carattere tecnico, ma anche riferimento in quale tipo di azienda mi piacerebbe lavorare, in una multinazionale, in una piccola azienda dove le relazioni sono più familiari, dove sono più organizzative, o viceversa. Un altro aspetto importante per me del duale è che il ragazzo, proprio sul campo di lavoro, inizia a scoprire l'importanza dello studio e quindi comprende che nel campo dove lui sta riuscendo deve anche metterci però dell'impegno a livello di studio. Quindi lo studio lo vede collegato fortemente al concetto di lavoro, e io penso che i nuovi profili professionali indicano una preparazione davvero importante da parte di questi ragazzi per poter affrontare il mercato del lavoro, ecco. Francesco, Alessio, non so se volete, diciamo, arricchire queste prime risposte con ulteriori riflessioni o domande di approfondimento ai nostri ospiti. Ma la cosa interessante che ha introdotto Alessandro, che è stata poi ripresa da Carlo, è questo discorso della crisi, che effettivamente è un qualcosa di strettamente necessario per orientare. C'è chi dice che il miglior orientamento è il disorientamento, però la domanda che vorrei fare a entrambi, questa crisi, come dire, naturale, arriva perché deve arrivare, oppure in qualche modo o può essere provocata o gestita, controllata in qualche modo, proprio per avere un valore generativo da un certo punto di vista? Vado io? Bene. Allora, diciamo, nel miglior sistema possibile, quindi il sistema ideale, è un combinato disposto. Se la scelta aziendale che accoglie il ragazzo, ma anche nel pre-sistema duale, quindi se il percorso formativo insieme all'azienda è costruito bene, la crisi è anche un po' generata dai due sistemi, quindi dal sistema formativo educativo e dal sistema aziendale. È chiaro che il comportamento aziendale è variabile, un po' è territoriale, diciamo, un po' a seconda dei distretti, nel senso che esistono distretti più maturi dal punto di vista imprenditoriale e distretti meno maturi. Lì subentra la maturità e la completezza del sistema formativo educativo che poi supporta l'azienda in questo percorso. Se non è un combinato disposto, poi intervengono altri sistemi di crisi, che sono quelli personali dei ragazzi, che rientrano nelle loro fragilità, che comunque sono fragilità abbastanza connaturate all'utenza della IFP, che poi sfocia naturalmente nel sistema duale. Quindi penso che il miglior modo possibile sia costruirla a tavolino un po' questa crisi, non perché si vuole male al ragazzo, ma proprio perché bisogna arrivare fino al cuore della scelta, perché insomma su certi ambienti
certi ambiti si sta costruendo il futuro lavorativo e la vita di quei ragazzi. Sì, sono pienamente d'accordo su questo aspetto appena detto di Alessandro e aggiungo una piccola ricerca che stiamo facendo sulla figura del tutor come figura appunto che viene pensata per accompagnare il ragazzo anche nell'orientamento, e una delle competenze che dobbiamo sviluppare è proprio la competenza interrogativa, cioè domandarci del perché delle cose, di quello che stiamo facendo. E io penso che già noi adulti, nel momento stesso in cui ci poniamo delle domande, a volte entriamo in crisi, figuriamoci appunto un'età, quale è appunto quella adolescenziale o comunque giovanile, nel quale i messaggi che ci manda la società intorno a noi non sono proprio come dire, accomodanti rispetto al proprio futuro, però ecco, questo è un modo anche per, ripeto, prendere consapevolezza di quelle che sono le reali competenze e quelle che sono appunto le offerte che sono intorno a noi a livello non solo professionale ma anche a livello culturale. Quindi questa criticità è appunto in parte indotta, se vogliamo dire, ma in parte viene da sé visto la fascia d'età, e in parte, come ha detto Alessandro, viene perché si cambiano i contesti. Il contesto è la prima forma di relazione educativa, seppur implicita, seppur latente, che comunque già mette in crisi il ragazzo. Basti pensare anche solo al rapporto che si crea intergenerazionale nel momento stesso in cui vado in un'azienda, quindi una visione completamente diversa che non solo il formatore che ho in aula quando sto al CFP, no? E quindi per me la crisi a livello di orientamento è quasi un passaggio obbligatorio, ma soprattutto è un punto di partenza, è uno snodo che vi può essere nella vita di questo ragazzo, indipendentemente poi se lo porta alla scelta giusta professionale, nel senso che nessuno dice che una volta che trova lavoro, dopo appunto il duale, rimarrà a fare sempre lo stesso lavoro, ma potrà anche cambiare lavoro, però quello che gli lasciamo è questa competenza interrogativa che è fondamentale per dare senso e significato alle future scelte lavorative, parlando appunto di orientamento, ecco. Vi ringrazio molto di questo primo giro di opinioni sul tema duale apprendimento e orientamento. E quindi diciamo duale come ricerca della crisi e duale come invece rafforzamento, orientamento di una scelta. E voglio introdurre un secondo tema che lo abbiamo chiamato in un modo diciamo classico bilancio di competenze. Voi avete seguito nella vostra carriera lavorativa decine, centinaia di ragazzi, avete avuto ruoli di direzione, ruoli di progettazione, ma per esempio a vostro avviso, segmentando diciamo il periodo scolastico con il periodo duale, secondo voi il percorso scolastico che precede l'esperienza del duale riesce a dirci tanto, poco, in modo sufficiente o non sufficiente del livello di partenza degli apprendisti, degli stagisti, eccetera? Cioè quanto quell'informazione predispone un quadro più o meno stabile del ragazzo, quindi delle sue competenze sia personali che lavorative, e che tipo di previsioni noi possiamo fare rispetto all'effetto che invece poi avrà l'esperienza di apprendimento, di formazione in duale. Cioè, in altre parole, percepiamo sempre pronti i ragazzi nell'affrontare questa esperienza, ci prendiamo un rischio, devono essere prodotti finiti prima di mandarli al duale. Insomma, qual è il vostro punto di vista su questo tema qui? Allora, dal mio... vado io, rispondo io, va bene? Ok. Dal mio punto di vista il discorso del bilancio di competenze è un discorso importante, ma soprattutto è importante rispetto principalmente a quello che è il nodo dell'occupabilità. Okay? Dall'altra parte però, ritorno un po' al discorso della crisi che dicevamo prima, il bilancio di competenze è importante se fatto su un principio di consapevolezza. Perché? Perché un principio di consapevolezza porta il ragazzo anche a un maggior livello di autostima,
e quindi questo porta anche a una condizione di serenità nel poter affrontare eventualmente le scelte sia formative in caso di riorientamento, collegandoci al discorso di prima, o le scelte invece di carattere più professionale per l'inserimento nel mercato del lavoro. Quanto i ragazzi, cioè l'utilità di un'eventuale valutazione iniziale è fondamentale, perché ci dice non solo il livello dove è arrivato il ragazzo, no, ma soprattutto il livello dove potrà arrivare il ragazzo, e soprattutto se il ragazzo o la ragazza, insomma, a seconda del percorso di studi, sta con noi da 3 anni, la scelta dell'azienda diventa fondamentale anche poi per stabilire gli obiettivi in termini di competenza che potrà raggiungere questo studente, appunto, o questa studentessa. In questo caso, nel duale soprattutto, l'azienda ha un ruolo strategico, quella è la grande agenzia formativa insieme al CFP e, potrei dire, insieme alla famiglia, quando è presente e quando sostiene appunto il percorso, per stabilire anche eventuali descrittori proprio per quanto riguarda appunto che cosa vado a fare, che cosa so fare ora e che cosa posso imparare ancora. Io porto un po' l'esperienza anche che si è formata, no, nel centro di formazione professionale ELIS, l'idea che oltre a quel modello burocratico, appunto, che è il piano formativo individuale come strumento di lavoro, si sono create anche delle schede, parlando con il tutor aziendale, per poter capire nello specifico poi su quali competenze andare a lavorare e su quali no. Non solo, ovviamente una condizione sine qua non è quello che può offrire l'azienda, questo è scontato, no? Ma poi all'interno appunto di queste offerte di competenza che può fornire l'azienda nella crescita del ragazzo, ovviamente poi fare una certa selezione. E questo ci dice una cosa importante, che il sistema duale è fortemente un sistema personalizzato, cioè è centrato proprio a un percorso centrato sullo studente. Questo bilancio di competenze però va fatto anche in maniera riflessiva e continua, insomma, il pensiero iniziato prima. E quindi è importante, per esempio, fare una sorta di diari di bordo, no? I ragazzi, quando vanno in azienda, compilano una sorta di diari di bordo con i quali appunto loro hanno una prima forma di riflessione su quello che hanno fatto. Diario di bordo che non è solo quello che ho fatto e quale competenza ho agito, no? Ma è anche, per esempio, il clima relazionale in azienda, che per noi è un fattore importante, difficoltà incontrate. Per noi è un fattore importante. Un secondo elemento appunto per riflettere sul proprio bilancio di competenze è il colloquio con il tutor, o in azienda o quando ritorna dall'azienda. Il momento dialogico continua a essere, da un punto di vista pedagogico, il momento strategico per poter crescere. E poi nei formatori più illuminati c'è anche la possibilità di utilizzare i laboratori ancora, nel senso che nel sistema duale i ragazzi vanno in diverse aziende, quindi va da sé che faranno anche cose diverse, ma faranno cose diverse all'interno dello stesso ambito professionale. Quindi usare poi il laboratorio o comunque le materie legate alle competenze professionali per poter raccogliere le esperienze che provengono da diversi ambienti e dire quello che ho fatto e quello che non ho fatto anche al compagno, diventa un momento arricchente un po' per tutta la classe, e soprattutto diventa ancora una volta, ci tengo a dire, il momento di orientamento, perché anche dalla parola di un compagno io posso o di una compagna posso capire dove, in quale altro ambito io potrei lavorare in quel settore specifico che ho scelto, che è all'interno appunto del mio profilo professionale. Quindi certamente l'elemento del bilancio di competenze è importante, però ancora una volta ci tengo a dire che è un momento ancora fortemente basato più su un principio di performance e su un principio di gradualità, cioè perché siamo ancora all'interno di un sistema formativo ed è importante appunto salvaguardare questo aspetto, ed è importante lavorare sulla dimensione ancora riflessiva per il ragazzo. Per me il termine crisi che è stato usato prima è davvero adeguato. Alessandro. Allora, non aggiungo altro all'analisi fatta sul bilancio di competenze, perché
stata fatta anche in maniera molto più puntuale e precisa di quanto non posso fare io. Il bilancio di competenze banalmente è il punto di partenza, quindi non aggiungo molto. Vorrei fare una provocazione. Secondo me, quando si parla di sistema duale nella sua prospettiva, diciamo, e poi nella sua applicazione, penso al bilancio delle competenze più importanti, è quello che secondo me va fatto sulle aziende ancora prima che sui ragazzi. Il tema che io riscontro in questi anni di sistema duale è che i due sistemi, quello formativo e quello aziendale, non sono sistemi inerziali, si dice in fisica, cioè non vanno a velocità costante uno rispetto all'altro. È chiaro che il sistema aziendale ha un'accelerazione rispetto al primo, variabile ma intensa. Quindi pensare che i due sistemi naturalmente entrino in contatto rispetto all'accoglienza-formazione, in base magari a un bilancio delle competenze perfettamente fatto, e su questo dovremmo aprire una parentesi, perché poi diventa un sistema molto correlato e molto complesso quello del bilancio delle competenze sui ragazzi, sia pre-sistema duale sia sistema duale. Un modo per non innescare un'ulteriore crisi, però dal punto di vista cattivo in questo caso, non dal punto di vista che abbiamo analizzato prima, è quello di far capire alle aziende che a un certo punto, quando entrano in contatto con i ragazzi che poi dovranno fare un percorso anche complesso di formazione, è capire quali sono le competenze dell'azienda per sposare il bilancio di competenze dei ragazzi. Cioè quei due bilanci devono avere in qualche modo una metrica comune di lettura, perché sennò l'azienda continua a accelerare e i ragazzi diventano un fattore di freno che mettono in crisi le capacità dell'azienda di governare il processo formativo e di orientamento di quei ragazzi. La crisi cattiva di cui parlavo prima non è riferita tanto al fatto che i ragazzi entrano in crisi rispetto ai sistemi di lavoro. Spesso i ragazzi, almeno per l'esperienza nostra, diciamo, entrano in crisi rispetto a un sistema che, come dicevo prima, non prova a rallentare rispetto alla formazione che deve avere il ragazzo all'interno di quel sistema, ma continuano ad accelerare rispetto al primo sistema e quindi si allontana dal ragazzo questo sistema e non trovano mai, ripeto, una metrica di lettura comune che permette di fare quel passaggio che dal bilancio delle competenze è il punto zero, cioè l'origine del sistema. Se non trovano un'origine comune i due sistemi, quindi uno rallenta evidentemente, ovviamente l'altro un po' deve accelerare, noi dobbiamo sostenere i ragazzi a che accelerino certe analisi personali e sul lavoro che hanno scelto, sull'ambiente che stanno frequentando, quindi è chiaro che non si chiede alle aziende di scendere fino al livello iniziale dei ragazzi, ma si chiede ai ragazzi di raggiungere un livello, ma che non può essere quello iniziale dell'azienda. Quindi in termini di bilancio delle competenze noi un po' ce lo perdiamo sempre. Diciamo che noi da 5-6 anni, per esempio, come CNOS, come Salesiani, soprattutto sul sistema duale di quarto anno, dove abbiamo moltissimi contratti d'apprendistato, la selezione delle aziende avviene proprio su questo ambito. Cioè noi quel famoso bilancio delle competenze un po' lo facciamo alle aziende, per capire il loro livello iniziale rispetto al cosa sa fare un ragazzo, che cosa deve saper fare alla fine del e così via. Però se non adeguo quel bilancio delle competenze lì a quello dei ragazzi, cioè i piani formativi individualizzati sostanzialmente di cui si parlava prima, difficilmente si riesce a non innescare la crisi buona, ma spesso si finisce nella crisi cattiva. Spesso no, mi correggo. Quando non succede, e abbiamo un po' affinato questo sistema, quindi succede molto meno dei primi anni, quando non succede la crisi diventa quella buona, perché è quella crisi, è quel delta buono che il ragazzo tra azienda e ragazzo proprio deve raggiungere per cominciare poi invece la fase di crisi di orientamento, di costruzione della puntualizzazione del lavoro e dei sottosistemi, no? Si faceva prima l'esempio dell'elettrico, noi i ragazzi dicevano piuttosto che l'automazione industriale vado sulla building automation e così via. Però ecco, io sul bilancio di competenze spingo tanto all'interno della nostra organizzazione sulla qualificazione aziendale, ancora prima che sui ragazzi che comunque arrivano al quarto anno, che hanno già fatto un lungo periodo di bilancio delle competenze, che ripeto non l'ho diciamo subordinato al primo, è fondamentale. Però spesso l'importanza di chiarirci le idee sui ragazzi nel sistema duale ci fa perdere di vista invece il chiarimento e il rallentamento dei sistemi, diciamo, di riferimento aziendali.
Ok, allora andiamo avanti con questa conversazione, riprendo 3 temi che sono emersi dai contributi prima di Carlo e poi di Alessandro e voglio procedere così adesso. Carlo, tu hai sottolineato la componente riflessiva, l'hai chiamata anche competenza interrogativa, e poi hai fatto un passaggio sui descrittori, criteri descrittori, che consente poi di trasformare il duale in un vero percorso formativo personalizzato. Ok, volevo chiederti, per entrare anche ad un livello più pratico, esempi di domande stimolo, strumenti che innescono la componente riflessiva o la riflessione, tu hai fatto cenno al diario, e allo stesso tempo esempi di criteri descrittori, e come entrambi gli strumenti sono accolti dai ragazzi resi trasparenti e valorizzati sia dall'azienda che dalla scuola. Da questo punto di vista, che tipo di contributo puoi darci, o portare ulteriori elementi di attenzione? Aggiungo, richiamando questi 2 temi, questa idea interessante di fare laboratorio, cioè da quello che ho capito, di raccogliere insieme i ragazzi che, seppur lavorando nello stesso ambito, hanno magari lavorato in unità organizzative diverse di una stessa azienda per confrontare le esperienze. È una cosa che quasi assomiglia ad una valutazione tra pari. Ulteriori elementi su questi ulteriori temi. Prego, Carlo. Allora, per quanto riguarda appunto il discorso della condivisione di descrittori con le aziende, è un'esperienza, mi pare, che ha portato un nostro ex collega che aveva fatto una formazione con l'INAP, mi sembra, ed è un modello per il quale, a partire dal profilo professionale, che effettivamente e giustamente è molto largo, perché è un profilo nazionale che quindi comprende anche diverse realtà territoriali / industriali / di piccole e medie imprese, si va proprio in sede di azienda a vedere, all'interno di questa conoscenza e questa abilità, che cosa può fornire l'azienda e che cosa, per esempio, il ragazzo ha fatto a scuola. Quindi si cerca un sistema dei descrittori che possano dare continuità a questa circolarità che c'è fra scuola e azienda. E questo è molto importante, soprattutto perché, per esempio, noi nel sistema duale, e qui mi allaccio un po' al discorso che giustamente ha fatto Alessandro, abbiamo un problema della valutazione, perché nel sistema duale c'è tutto il problema della valutazione che viene fatta sia dall'azienda e sia dalla scuola, e mettere insieme 2 valutazioni molte volte fatte da persone che dovrebbero essere preparate perché sono formatori e docenti, appunto, all'interno dei centri di formazione professionale, e tutor aziendali che invece molte volte non hanno questa preparazione e questa formazione. E questo, per esempio, è uno dei dati emersi all'interno dell'ultimo volume sulla valutazione dell'esperienza del duale nell'istruzione e formazione professionale da Marini e Albert, quello vedi appunto dal Mulino, Cioè, il problema è appunto nel ruolo del tutor aziendale, che tutta la buona volontà, tutto il loro impegno, ma non hanno delle competenze specifiche termine-valutative. Quindi il compito del tutor formativo è appunto anche quello di andare in azienda e spiegargli questi descrittori. Ecco, questa è poi una fase pratica. Succede sempre SNI, nel senso, anche qua, a volte bisogna anche calarsi nelle realtà di questi ragazzi, molte aziende fanno parte del nostro circuito, alcune sono proprio delle aziende su cui abbiamo lavorato a livello formativo, abbiamo fatto dei corsi ai tutor nonostante non vengano finanziati dalla regione, Altre aziende però molte volte te le portano i ragazzi, perché un ragazzo che viene da fuori Roma, per esempio, se gli si può dare la possibilità di un'azienda che poi ci sono prospettive di assunzione e che comunque è qualificata, ovviamente iniziare con un'azienda un cammino in corso di questa portata non è così facile. Però ecco, è un tentativo che si sta facendo di rendere le aziende sempre più
formative e accoglienti in qualche maniera. E come ha detto Alessandro, non è per nulla un cammino facile, perché loro giustamente hanno un principio di produttività da difendere e da rispettare, perché alla fine hanno dipendenti e devono fare un bilancio. Per un periodo, se non sbaglio, Alessandro, correggimi, la Reggio Lazio o comunque un istituto o a livello nazionale erano stati dati dei fondi di sovvenzione proprio per queste figure del tutore aziendale. Per me è una buona pratica che andrebbe rinforzata, anche perché un bravo tutore aziendale di per sé è una perdita di forza lavoro all'interno dell'azienda, perché se segue veramente il ragazzo ovviamente riduce i primi 2 anni di sistema duale nella Regione Lazio c'è stato sostegno al tutore aziendale quando era ancora sperimentazione. Esattamente, riduce in percentuale la forza di produzione all'interno dell'azienda, e questo fa parte di questo meccanismo di cui si parlava prima, no? Che non è facile. Io sono d'accordo con il discorso di Alessandro, non è che la formazione professionale, i CFP vogliono dire all'azienda cosa devono fare. Siamo noi che ringraziamo le aziende, e le aziende prendono questi ragazzi, però sintonizzarci su queste velocità non è per nulla facile. Ecco, questo insomma spero di aver risposto alla prima domanda, concretamente come facciamo. La seconda domanda, le domande stimolo, insomma, rispetto al diario, ne avevo parlato un po' prima, rispetto ai colloqui noi abbiamo una sorta di format, per dire, no? La domanda iniziale sicuramente parte da un linguaggio simbolico, che è una fotografia, quindi loro al termine di una settimana fanno una foto su qualcosa di particolarmente importante che è successo in quella settimana di lavoro, no? Può essere un impianto, può essere un collega, può essere il traffico. Abbiamo raccolto diverse foto, no? E questa foto inizia a parlare: perché hai scelto questa foto in questa settimana? Cioè, hai avuto 5 giorni di lavoro, no? 40 ore lavorative, 36 ore. Perché hai scelto questa foto? E questo è un primo elemento, per esempio, per iniziare a parlare, no? E ripeto, non sempre escono fuori foto di carattere professionale, no? Molte volte esce da fuori la fermata dell'autobus, per esempio, no? I tempi di attesa per arrivare in azienda. Ora parliamo ovviamente di realtà come Roma. Una seconda domanda stimolo che spesso utilizziamo è: come ti senti in questa nuova condizione di studente / lavoratore? Perché nei precedenti anni facevi un mese e poi tornavi a scuola. La circolarità, questo senso di alternanza, insomma, che è un modello didattico, cambia qualcosa anche a livello di atteggiamento verso la scuola. Per esempio succede sempre che al primo rientro sono già tutti i lavoratori, quindi rientrare in un clima di classe non sempre è facile. Parlo proprio di cose concrete, Cioè, dopo il primo mese e mezzo in azienda si rientra in classe e dice: ma come, adesso devo stare apposta sui banchi? Ecco, e quindi il tutor che prova a dialogare con loro, riflettere e fargli capire che in realtà è un doppio status in questo momento di cui loro godono, insomma è un'altra domanda stimolo riflessiva, che soprattutto li prepara a quelli che domani saranno i loro corsi di aggiornamento, per esempio, no? E un altro tipo di domanda stimolo è, ancora una volta ritorno sul tema, in termini di orientamento. Senti che quello che stai facendo ti appartiene? Potrebbe essere il tuo profilo professionale? Oppure c'è qualche dubbio? Oppure c'è qualcosa che non è andata? Ecco, questi insomma sono 3 esempi di domande, o 3 esempi di, come le chiamavi tu, di stimoli riflessivi che poniamo in questo format. E poi va da sé che quando si parla col ragazzo o con la ragazza, il discorso poi va piano piano ceduto sempre più a loro, no? Perché poi una volta che si aprono tu raccogli, cercando di rimanere appunto nell'ambiente, cioè quello che è il nostro compito anche istituzionale di accompagnamento, ecco. Però ecco, ho fatto degli esempi su cui noi andiamo a lavorare sull'aspetto riflessivo. E aggiungo una cosa, sempre in riferimento al problema con l'azienda: molte volte, a seconda del progetto di ragazzo, come tutor andiamo a mediare con il tutor aziendale, altre volte chiediamo al ragazzo di farsi promotore di eventuali criticità, a parlarne direttamente col tutor aziendale, soprattutto quando, ripeto, abbiamo aziende che ci conoscono bene, sappiamo chi c'è dall'altra parte, e quindi va da sé che l'azienda capisce che l'invito è stato da parte nostra, senza che bisogno di dirlo, ecco.